Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi più che presentarvi il prodotto questo, il Synology, che è il mio nuovo NAS DS224 Plus, Plus sta perché è più veloce e varie cose, però no, non voglio fare una recensione completa del NAS, che comunque vi lascerò il link in descrizione se volete acquistarlo, poi anche quello che ho messo dentro, gli hard disk eccetera. Ma voglio spiegarvi perché ho preso il NAS. Perché dopo quel famoso evento che mi hanno hackerato il canale, ho deciso di acquistarmi un NAS e mi è stato consigliato: Lorenzo, meglio che prendi un NAS e metti tutto quanto dentro qui e sai che è tuo ed è dentro qua. Bene, quindi ho deciso di acquistare questo NAS. Ho deciso di acquistare Synology perché non è sponsorizzato da loro questo video, voglio precisare questa cosa qua, perché ho scelto Synology perché mi è stato consigliato di prendere questa marca, perché secondo chi me l'ha consigliato, che di informatica se ne intende molto più di me, perché io su queste cose sono veramente una capra, nel senso che non so tantissime cose, ma voglio portarvi una recensione vera del perché acquistare il NAS. Quindi vi spiegherò perché io ho acquistato il NAS, come funziona un attimino, come l'ho collegato, e anche lì vi darò alcuni consigli perché mi sono stati dati questi consigli e io li ho seguiti alla lettera. Bene, allora innanzitutto ho preso Synology perché è uno tra i brand, diciamo, che ha più, che dicono va meglio, perché ci sono tantissime applicazioni per Android e per Apple che possono essere configurate all'interno del mio cellulare, quindi ho l'applicazione per Android con DS Photo, posso collegargli le telecamere videosorveglianza, quelle che sono compatibili con Synology, che adesso non mi ricordo quanti sono, ma sono tantissime, mi pare più di 7000 marchi, modelli di telecamere, e basta andare sul vostro sito della Synology, mettete la marca e il modello e vedete se è compatibile. Quindi cosa succede? Che o pagate un cloud sulle telecamere di videosorveglianza o mettete una piccola micro SD e registra dentro la micro SD. Ma cosa succede? Se dovesse la gente che vuole entrare da casa vostra vi danneggia la vostra telecamera, ok? E si portano via la micro SD oppure ve la rompono e ve la portano via, avete perso tutta la registrazione. Se lo faccio nel cloud però, sì, ok, mi funziona, ma devo pagare un tot al mese. Allora dico, il cloud delle telecamere, il cloud delle varie foto che vado a registrare, questo e l'altro stato, alla fine mi viene fuori che con un anno di cloud da una parte o dall'altra mi pago il mio NAS ed è mio, perché è a casa mia, e quindi posso mettere le password che voglio, so chi guarda dentro, nessuno, a parte me e la mia famiglia, perché avendo messo tutte quelle password è al sicuro, spero, al 100%. Mentre su un cloud così virtuale, cosa ne so io se gli operatori, adesso vi dico alcune marche, sì, alcune aziende, non vanno dentro a vedere cosa ho fatto io, le mie foto, le mie videosorveglianza e tutto il resto, perché non si sa mai. Bene, quindi ho deciso di prendermi il NAS. Perché il NAS che cos'è? È questo qui, Synology DS224. Dentro, in questo caso, ho due hard disk. Sapete che gli hard disk sono i contenitori che tengono la memoria. Adesso io qui ho messo due hard disk della Seagate, anche questi mi sono stati consigliati perché sono tra i migliori, da 4 terabyte, quindi sono due hard disk da 4 terabyte, si può mettere anche da 8 terabyte tranquillamente. Ho messo due da 4 terabyte che secondo me sono più che sufficienti. Si inseriscono dentro qua, così, metto dentro il mio hard disk e sono qua dentro, poi metto la mia confezione e via. Quindi ho preso il NAS perché voglio un cloud mio, casa mia, che posso mettere solo io. Quindi anche adesso mia moglie ha tantissime foto e video dei ragazzi che ormai sono cresciuti, abbiamo foto ricordo, bene, purtroppo i nostri cloud sono sempre pieni, mettiamo tutto dentro qua e per tutta la famiglia può accedere a qualsiasi momento, siamo in America, siamo a casa, siamo dove vuoi, lui è collegato in rete, io vado dentro tramite l'applicazione appunto di Synology e vado a vedermi dentro le foto, i video, i documenti, tutto quello che mi serve è dentro lì, perché dopo l'hackeraggio che avevo perso tutto e per fortuna è tornato tutto quanto, che ne so cosa hanno fatto i miei dati, che fine hanno fatto i miei dati, chi li ha utilizzati, visto che dopo 2 settimane c'erano che mi stavano facendo degli acquisti su Amazon.
E quindi, signori, è meglio avere tutto in casa e che sia solo per noi. Bene, adesso io vi farò vedere come l'ho collegato. Magari dopo vi faccio vedere anche un po' l'applicazione, come funziona e come posso salvare i dati. Magari mettiamo un video mio di espertone e lo carichiamo sulla mia applicazione. Allora, non vi farò vedere come si configura perché sinceramente non me lo ricordo neanche, perché me l'ha fatto mio cognato Danilo, che ringrazio, e quindi vi farò vedere già come funziona effettivamente. Poi un domani, se Danilo mi dice ok Lorenzo, facciamo un video di come configurarlo, lo facciamo assieme. Però al momento vi faccio vedere solo come funziona. Quindi adesso andiamo a collegarlo e vi faccio vedere com'è. Eccoci qua, quindi adesso c'è da collegare il nostro NAS. Allora, prima volevo farvi vedere un attimo. Qui ci sono le spie, che dopo vediamo quando si accendono. Qua è lo stato. Qua è lo stato della porta LAN. Questi degli hard disk. Questo è un USB 3.2, scusate, di generazione 1, che posso collegare un hard disk, che dopo vi farò vedere se voglio fare un backup, eccetera. Questo è il tasto di accensione. Poi lo giriamo. Ah, scusate, questo è il tasto C che vedete qua, perché se io voglio copiare una cosa da quello che voglio al mio hard disk, metto qua dentro la chiavetta, premo il tasto C e mi si copia direttamente sull'hard disk. Chiavetta, oppure può essere quello che sia. Qui abbiamo la ventola di raffreddamento, la presa LAN che come vedete è doppia e dopo vi spiego perché. Qui abbiamo un antitaccheggio, se avrei bisogno di legarlo magari da qualche parte perché ho paura che me lo portino via, mettiamo su un ufficio o un ristorante oppure dove c'è anche del pubblico, non posso mettergli un lucchetto che me lo blocchi. Un'altra porta USB 3.2 Gen 1 e l'alimentazione. Quindi adesso andiamo a collegare l'alimentazione, che è questo attacco qua, e lo mettiamo qua dietro. Poi prendo il mio hard disk, che è l'hard disk che usavo prima per fare il backup, lo metto qua dietro, così abbiamo un altro hard disk, oltre ai 2 da 4 terabyte, che infine è come avere solo uno, non terabyte, perché viene fatta una doppia coppia, e poi abbiamo la porta LAN, e qui mi è stato consigliato non collegarle solo la LAN 1, collega anche la LAN 2, perché? Perché così è molto più veloce lo scambio dei dati. Quindi se hai una buona connessione internet, che la connessione è molto veloce, io sono intorno ai 500-600 megabit in download e quasi 100 in app, per collegarli tutti e due così è molto più veloce. E qui abbiamo collegato il nostro NAS. Bene, eccolo qua. Io adesso lo accendo, tengo premuto il tastino accensione, l'hard disk di altro backup lo collego qua sopra, eccoci qua, e qua c'è il mio bel Fritzboxone. Adesso lui si accende, farà la lettura di tutto quanto. Allora, questi hard disk della Seagate sono un po' rumorosi, ma appena appena, perché si sente un piccolo grrr quando stanno lavorando. Ce ne sono anche di più silenziosi, ma come affidabilità e come prodotto dicono che sia tra i migliori, e io mi fido di quelli che li usano tutti i giorni e quelli che vanno a riparare tutti i giorni questi prodotti qua. Bene, adesso lui si sta accendendo, come vedete ci vuole un pochettino. Adesso acquisterò anche un piccolo UPS in modo che se salta la corrente non mi salta il mio, diciamo, il mio NAS, e quindi resta sempre collegato. Si sta accendendo lo stato, adesso qua c'è il disc 1, disc 2 che li sta leggendo, dopo tra un po' partirà anche LAN 1 e LAN 2. Sì, diciamo che di un NAS non è che si possa dire più di tanto perché esteticamente è questo. Bene, adesso vorrei farvi vedere dall'applicazione del mio telefonino come posso spostare direttamente dei file all'interno del mio NAS. Adesso qui vi metterò il mio cellulare che registro la schermata in modo da farvi vedere. Allora, io vado su Galleria, qui ci sono dei video che ho fatto io adesso, no? Perché per la recensione della mia Twingo, se volete andare a vedere è già uscito. Bene, io adesso prendo il mio video, questo qua, faccio condividi come vedete, e qui sotto vado a mettere condividi DS file, ok? Vado su Synology NAS, adesso qui ci sono i miei dati, lui adesso si sta avviando, sta entrando dentro, e qui ho diviso tutto quanto, vedete c'è Video Lilly che è mia moglie, Video Lollo che sono io, Video Espertone che sono sempre io. Vado su Video Espertone, ho diviso auto oppure video vari, vado su auto,
Adesso cosa voglio fare? Voglio creare una nuova cartella, quindi premo qui, faccio immettere un nome, metto Twingo mia, faccio fatto, ok? E mi ritrovo la mia cartella. Vado dentro sulla cartella Twingo mia, faccio fatto, e lui adesso cosa sta facendo? Sta spostando il mio video direttamente qua nel mio hard disk, nel mio NAS, scusate. Ma il bello di questo qual è? Che se io adesso metto dentro questo file qua, un domani sono da un'altra parte, voglio andare a vedere dove sono i miei video, e ad esempio adesso vi faccio vedere, intanto lui sta passando il video, vado e mi ritrovo in qualsiasi parte del mondo posso essere, posso andare dentro e vedermi i miei video. E adesso vi faccio vedere. Io adesso vado sempre sulla cartella DS File, quindi entro dentro da qui, adesso qua metterò dentro le mie nome utente, password e tutto quanto, e che io sia nel computer o che sia nel cellulare o che sia qualsiasi parte del mondo o vicino o lontano, non c'è nessun problema, è talmente veloce che adesso vi faccio vedere Synology NAS. Io vado qui, vado su video espertone, adesso vi faccio vedere video vari, magari auto, Bigster, l'anteprima, ecco, faccio qua solo una volta e lui adesso si dovrà aprire e vi faccio vedere che è quasi in diretta. Adesso voi direte, boh, sei sulla stessa linea wifi, aspettate perché allora con foto non va, con VLC va molto meglio, solo una volta. Sto guardando il video che ho dentro sul NAS, non è dentro sul mio cellulare, in diretta praticamente. E così sono le foto, così sono tutti i video, quindi non ho neanche problemi di... Logico, devo avere una buona copertura di linea, altrimenti non funziona. Bene, adesso io blocco il tutto, che così facciamo le conclusioni. Bene, eccoci qua signori, quindi avete capito perché ho preso il NAS, come si collega. È facile, più è la configurazione, ci vuole una buona oretta e mezza perché bisogna mettere tutte le password per sicurezza e poi ti chiedono conferma eccetera. È un po' lunghetta ma alla fine ne vale la pena. Quindi in conclusione cosa voglio dirvi? Dopo tanti anni, dopo aver visto i NAS soprattutto nei negozi dove ho lavorato, negli uffici, dopo l'hackeraggio mi sono reso conto che meglio avere tutti i file salvati, le password, nomi utente, qualcosa. Anche potete fare, ad esempio io ho fatto dei cartelli dove ho messo tutte le mie password, le ho inserite dentro, chiuse da una password, da un'altra password, in modo che cioè, prima di arrivarci, insomma, sono più sicuro qua che è mio e basta e non dove c'è su altre cose che magari possono andare dentro. E quindi, niente, siamo arrivati al dunque. Se volete acquistarlo e volete aiutarmi me anche per far crescere il canale e dare un piccolo aiutino, vi lascio il link in descrizione, cliccate lì per questo qua. Per gli hard disk io ho preso quelli da 4 TB, ci sono quelli da 2 TB, ci sono altre marche, vedete voi, prendete quello che vi consigliano meglio, perché in fin fine anch'io chiedo aiuto alle persone che ne sanno più di me, di sicuro. Torno a ripetere, io su queste cose qua sono veramente ignorante e non nego a dirlo, perché non possiamo sapere tutto di tutto, perché altrimenti non sarei qui in questo momento. E vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, commentate, chiedetemi pure, io poi fatemi pure delle domande e poi le domande le girerò alle persone che magari mi sanno rispondere. E lo sto utilizzando da circa quasi un mese ormai e sinceramente mi trovo bene ed è un'altra storia, tutto qua. Magari prima. Grazie a tutti signori, arrivederci, ciao ciao!